La scienza della determinazione dei prezzi. Come bilanciare costi e valore percepito. In questo contenuto si parla di come bilanciare costi di produzione e valore percepito nella determinazione dei prezzi. Scopri le strategie di pricing e l'importanza del pricing nella strategia aziendale. Il prezzo è uno degli elementi centrali nel mix di marketing e rappresenta un fattore cruciale che determina il successo di un prodotto o servizio sul mercato. Ma cos'è la determinazione dei prezzi? È un processo che coinvolge la definizione di un prezzo di vendita per un prodotto o servizio, considerando vari fattori come i costi di produzione, la concorrenza, le condizioni di mercato e il valore percepito dal cliente. Sebbene la determinazione dei prezzi possa essere vista come una responsabilità primaria della funzione marketing, è importante sottolineare che si tratta di un'attività interfunzionale. Essa coinvolge la collaborazione stretta tra marketing, finanza, produzione e vendite. Questo perché i costi di produzione, le proiezioni finanziarie e le strategie di vendita sono tutti fattori chiave che influenzano la determinazione dei prezzi. La determinazione dei prezzi è di vitale importanza per una serie di ragioni. Prima di tutto, il prezzo è la chiave per generare entrate e profitto. Non solo, ma il prezzo ha anche un impatto significativo sulla percezione del cliente del valore di un prodotto o servizio, influenzando così le decisioni di acquisto. È un delicato atto di equilibrio tra i costi di produzione e il valore percepito dai clienti. Da un lato, un'azienda deve coprire i suoi costi di produzione per rimanere in attività. Dall'altro lato, il prezzo deve essere tale da riflettere il valore che i clienti percepiscono di ottenere dal prodotto o servizio. Comprendere i costi di produzione. Prima di tutto, è importante comprendere la differenza tra costi fissi e costi variabili. I costi fissi sono quelli che non cambiano al variare del volume di produzione, come l'affitto degli immobili o i salari del personale amministrativo o comunque non direttamente coinvolto nel processo produttivo. I costi variabili invece variano in proporzione al volume di produzione, ad esempio il costo delle materie prime o il costo della manodopera diretta, cioè gli stipendi dei dipendenti impiegati nelle attività di fabbricazione o erogazione del servizio. Mentre il personale amministrativo, ad esempio, rappresenta un costo fisso che l'azienda deve sostenere indipendentemente da quanto produce, il costo del lavoro diretto in produzione è un tipico costo variabile, che aumenta all'aumentare delle unità prodotte. È quindi fondamentale, ai fini del calcolo del costo di produzione, includere nelle voci di costo variabile solo la quota parte del costo del personale effettivamente impegnato nel processo produttivo. Questi due tipi di costi hanno un impatto diverso sui prezzi. I costi fissi devono essere coperti indipendentemente dal numero di unità vendute, quindi possono richiedere un prezzo di vendita più alto, soprattutto per le piccole aziende o per i prodotti di nicchia. I costi variabili, invece, possono diminuire con l'aumento del volume di produzione attraverso operazioni di ingegnerizzazione dei processi, il che può consentire di gestire il prezzo e aumentare la competitività avendo un margine maggiore di manovra. Esistono vari metodi per calcolare i costi nel contesto della determinazione dei prezzi, e due tra i più comuni sono l'approccio a margini pieni e a margini variabili. Il metodo a margini pieni calcola il costo del prodotto sommando tutti i costi fissi e variabili e dividendo per il numero totale di unità prodotte. Questo metodo è semplice e intuitivo, ma può portare a sovrastimare il costo del prodotto, soprattutto se la capacità produttiva non è completamente utilizzata. D'altra parte, il metodo a margini variabili considera solo i costi variabili nel calcolo del costo del prodotto. Questo metodo è più complesso e richiede una buona conoscenza dei processi di produzione, ma fornisce un'immagine più precisa del costo del prodotto, soprattutto per le aziende che operano a piena capacità. È importante sottolineare che la decisione di includere una quota dei costi fissi nel prezzo del prodotto non è una scelta univoca e varia a seconda di diversi fattori. Questi possono includere la fase operativa dell'azienda, le sue prospettive di crescita, il volume di produzione atteso, tra gli altri. Mentre le aziende in fase di lancio potrebbero scegliere di coprire i costi fissi con i capitali di partenza o i futuri profitti, l'obiettivo a lungo termine è generalmente quello di minimizzare l'impatto di tali costi sul bilancio aziendale. Di conseguenza, l'approccio che considera solo i costi variabili nella determinazione del prezzo tende ad essere la scelta più razionale e vantaggiosa per molte aziende. Tuttavia, non bisogna dimenticare un elemento ulteriore e fondamentale nella determinazione del prezzo: la politica dei prezzi.
Questa rappresenta l'insieme delle strategie e delle tecniche che un'azienda adotta per determinare il prezzo dei propri prodotti o servizi. La politica dei prezzi non solo tiene conto dei costi di produzione, ma considera anche il valore percepito dal cliente e la situazione del mercato. Alcune aziende, ad esempio, potrebbero decidere di fissare i loro prezzi in base ai costi, aggiungendo un margine di profitto fisso. Altre aziende, invece, potrebbero utilizzare un approccio basato sul valore, stabilendo i prezzi in base a quanto i clienti sono disposti a pagare per il valore che percepiscono dal prodotto o servizio. La scelta della politica dei prezzi può dipendere da vari fattori, come la struttura dei costi dell'azienda, la percezione del valore da parte dei clienti, la concorrenza nel mercato e gli obiettivi generali dell'azienda. Il valore percepito dal cliente. Il valore percepito, come si è già accennato, è l'importo che un cliente è disposto a pagare per un prodotto o servizio. Questo valore non è basato solo sul costo di produzione, ma anche su una serie di fattori soggettivi, come la qualità percepita, la marca e le condizioni di mercato. Il valore percepito è importante perché può influenzare la volontà del cliente di pagare un certo prezzo. Se il cliente percepisce che il valore di un prodotto o servizio è superiore al suo prezzo, è più probabile che proceda con l'acquisto. Diversi fattori possono influenzare il valore percepito dal cliente, tra cui qualità del prodotto o servizio. La qualità è uno dei principali fattori che influenzano il valore percepito. Un prodotto di alta qualità può comandare un prezzo più alto, mentre un prodotto di bassa qualità può richiedere un prezzo più basso. La percezione della qualità può essere influenzata da vari aspetti, tra cui la durabilità, le caratteristiche del prodotto, l'assistenza clienti e l'esperienza complessiva dell'utente. Posizionamento del marchio. Una marca forte e ben posizionata può aumentare il valore percepito e giustificare un prezzo più alto. Il posizionamento del marchio può essere influenzato da fattori come la reputazione, la storia del marchio, le campagne pubblicitarie e la percezione dei clienti sul marchio. Concorrenza e condizioni di mercato. La concorrenza e le condizioni di mercato possono influenzare il valore percepito. Se ci sono molte alternative disponibili a un prezzo più basso, il valore percepito del prodotto o servizio può diminuire. Questo aspetto, in particolare la relazione tra il prezzo e la concorrenza, sarà approfondito in un futuro contenuto. Misurare il valore percepito dal cliente non è un compito semplice. Tuttavia, la disponibilità di una serie di strumenti e tecniche aiuta le aziende ad acquisire una migliore comprensione di questo aspetto fondamentale. Per esempio, le aziende possono avvalersi di studi di mercato dettagliati per ottenere un'idea del valore che i clienti attribuiscono a determinati prodotti o servizi. Questo può coinvolgere un confronto con prodotti o servizi simili sul mercato o un'analisi di come i cambiamenti nel prezzo possono influenzare la domanda. Un altro metodo efficace per misurare il valore percepito riguarda le interviste dirette con i clienti. Queste interviste possono essere strutturate per scoprire quali caratteristiche del prodotto o servizio i clienti apprezzano di più, quanto sarebbero disposti a pagare per questi benefici e quali altri fattori possono influenzare la loro percezione del valore. Nell'era digitale, i big data e l'intelligenza artificiale svolgono un ruolo sempre più importante nell'analisi del valore percepito. Le aziende raccolgono enormi quantità di dati dai clienti, inclusi dati demografici, comportamenti di acquisto, interazioni sui social media e molto altro. Analizzando questi big data, le aziende possono ottenere una comprensione più profonda del valore percepito dai vari segmenti di clienti, identificando le tendenze e sviluppando strategie di prezzi più efficaci. Infine, l'intelligenza artificiale offre un'opportunità unica per identificare modelli e tendenze nei dati, permettendo alle aziende di prevedere con maggiore precisione il valore percepito dai clienti. Le tecniche di apprendimento automatico, per esempio, possono analizzare una vasta gamma di fattori, come il prezzo, la qualità e le caratteristiche del prodotto o servizio, per calcolare il valore percepito e ottimizzare di conseguenza le strategie di determinazione dei prezzi. Vale la pena ricordare che il valore percepito è un concetto soggettivo che può variare notevolmente da un cliente all'altro. Pertanto, è fondamentale utilizzare una combinazione di questi strumenti e tecniche per ottenere una visione il più possibile completa e accurata del valore percepito dal cliente. Questi concetti, insieme ad altri relativi alla politica dei prezzi di un'azienda, verranno sviluppati più dettagliatamente nei contenuti futuri, al fine di fornire una panoramica completa sulla tematica.
Strategie di pricing basate sui costi e sul valore. Trovare un equilibrio. La politica dei prezzi è un aspetto fondamentale che ogni azienda definisce fin dal suo inizio. Tuttavia, essa non è né preconfezionata né definitiva, ma può e deve essere continuamente riconsiderata in base ai costi di produzione e al valore percepito dal cliente. Questo è particolarmente cruciale durante la fase di lancio dell'azienda o di una nuova linea di prodotti o servizi, momento in cui le decisioni in materia di prezzi possono avere un impatto significativo sul successo del business. Da un lato, abbiamo il pricing basato sui costi, che assicura di coprire le spese di produzione del prodotto o servizio. Questo approccio è semplice e intuitivo, ma rischia di ignorare il valore percepito dal cliente e le condizioni competitive del mercato. Dall'altro lato, c'è il pricing basato sul valore, che cerca di massimizzare i profitti stabilendo il prezzo in base a quanto il cliente è disposto a pagare. Questo approccio può portare a maggiori profitti, ma richiede una comprensione profonda del cliente e del mercato. Un'azienda non pratica un prezzo più basso se i dati in proprio possesso indicano che i clienti sarebbero disposti ad acquistare a prezzo più alto secondo le logiche di mercato. Infatti, è dovere di ogni azienda cercare di massimizzare il profitto e sfruttare ogni opportunità per farlo. Trovare l'equilibrio tra questi due approcci è il fulcro di una strategia di pricing efficace. Un prezzo equilibrato dovrebbe riflettere sia i costi di produzione che il valore percepito dal cliente. Questo equilibrio non solo assicura che l'azienda copra i suoi costi, ma mira anche a massimizzare il valore percepito dal cliente, portando a una maggiore soddisfazione del cliente e potenzialmente a un aumento dei profitti. Tuttavia, ciò richiede un'analisi continua. Le condizioni del mercato, i costi di produzione e la percezione del cliente possono cambiare nel tempo. Pertanto, l'azienda deve monitorare continuamente queste variabili e aggiustare di conseguenza la sua strategia di pricing. E se necessario, l'azienda dovrebbe essere pronta a prendere in considerazione l'eventualità di ridurre i costi di produzione con particolari accorgimenti, tecnologia, processi, automazione, per allinearsi al mercato. Riassumendo, la comprensione approfondita dei costi di produzione, la creazione di una strategia di prezzo ben calibrata e l'accurata valutazione del valore percepito dal cliente formano il trittico su cui si basa un prezzo di vendita efficace. L'attenzione ad ogni dettaglio, la capacità di guardare il panorama di mercato in modo acuto e la consapevolezza delle esigenze del cliente sono fondamentali in questo processo. Con l'avvento di nuove tecnologie, come l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale, le modalità di raccolta e interpretazione delle informazioni si stanno trasformando, offrendo nuove opportunità per affinare le strategie di prezzo e massimizzare il valore sia per l'azienda che per il cliente. Sebbene queste operazioni possano sembrare complesse, saper determinare il prezzo corretto può avere un impatto significativo sulla competitività e sulla redditività di un'azienda. Nei nostri prossimi contenuti, ci dedicheremo all'esplorazione approfondita di questi temi, al fine di fornire un quadro completo e dettagliato delle dinamiche che influenzano la determinazione del prezzo di un prodotto o servizio.